guaritori sono figure speciali, direi che sono i nuovi professionisti, o perlomeno che la guarigione è un vero e proprio nuovo campo di osservazione della vita, del modo col quale noi partecipiamo della vita. Quando si tocca questo tema, la mente corre inevitabilmente agli sciamani del passato, agli stregoni, alle figure che hanno saputo incidere nei corsi e ricorsi storici, aiutando l'umanità a crescere. Noi siamo alla fine di un grande eone, di un grande ciclo del tempo e all'inizio di una nuova epoca storica, l'età dell'Acquario. E questa età impone una vera e propria rivoluzione anche per queste figure legate alla crescita dell'essere umano, cioè alla guarigione non solo più intesa come una guarigione dalle malattie e dal disagio, ma proprio a ciò che oggi, in questo nuovo tempo, possiamo permetterci, cioè l'evoluzione spirituale. Per questo in tantissimi anni di esperienza mia personale, più di 45 anni all'interno di Damanhur con centinaia di altri collaboratori, colleghi, abbiamo potuto sperimentare quanto l'uso delle energie e quindi la figura del guaritore spirituale debba riuscire a interpretare in forma rivoluzionaria questo cambio epocale. Oggi sono centinaia gli orientamenti rivolti al benessere, alla salute, alla stessa prevenzione, forme che ci consentono di mangiare bene, di entrare correttamente in rapporto con gli elementi in forma sostenibile, di vivere meglio con gli altri e con noi stessi. Tra tutti questi orientamenti spicca proprio la figura nuova del guaritore spirituale, cioè colui che è in grado di interagire con la complessità che oggi sappiamo avere l'essere umano. Un animale sociale nato per vivere con gli altri che ha bisogno di essere curato oltre che nella sua singolarità, nella pluralità alla quale appartiene, perché è proprio lì che si manifestano le energie. Lo sciamano di ieri poteva essere tale perché viveva in una tribù e conosceva esattamente tutto ciò che accadeva in quel luogo. Conosceva la storia delle persone, delle famiglie, ma anche la dimensione sottile, ma tutto ciò che accadeva in uno spazio geografico definito. Oggi gli spazi sono diventati virtuali, le reti e le relazioni si sono moltiplicate e il mondo si è globalizzato. E il guaritore spirituale assurge a una nuova identità, quello di riuscire a interagire con l'essere umano e il suo patrimonio sociale, cioè le relazioni che ha con gli altri individui, ma anche con gli animali, ma anche con le piante, curando e creando un vero e proprio contesto nel quale deve avvenire una evoluzione, cioè un risveglio spirituale, perché sappiamo oggi quanto il corpo di per sé sia figlio delle idee che noi abbiamo all'interno del nostro cervello e le idee prendono corpo, si realizzano e ci consentono per l'appunto di affrontare la vita in una forma nuova. Siamo in un nuovo tempo, servono nuovi strumenti per poter vivere questo tempo e nuovi aiutatori. Tra questi, quello che noi abbiamo messo a punto con maggiore precisione nei programmi formativi che abbiamo collaudato per l'appunto i 50 anni di storia, che io stesso ho potuto vivere sulla mia pelle, sono proprio la capacità di aiutare l'essere umano in questa evoluzione che è diventata imprescindibile. Siamo arrivati a quel punto descritto dalle piramidi di crescita sociali, come la piramide di Maslow, in cui diventa importante la realizzazione di sé, per consentire alla società di trasformarsi e di guarire più profondamente, non solo dentro agli individui, ma proprio nel modo di impostare la società. Ecco, oggi potrei
e mi permetto di farlo, asserire che in base ai miei più di 40 anni di esperienza, la figura del guaritore spirituale passa dall'essere un guaritore del corpo ad un vero e proprio guaritore delle anime. Anima intesa proprio come relazione tra più persone, come ambiente e non solo come anima individuale, come condizione in cui trasformare noi stessi anche per guarire un mondo che nonostante gli sforzi non è ancora riuscito ad essere luogo del benessere, un paradiso terrestre nel quale non solo pochi milioni di persone, ma l'intera umanità possa star bene. Ai guaritori spirituali del nuovo tempo è affidato proprio questa missione, quello di curare l'umanità. E sono figure nuove da cercare nel futuro più ancora di quanto possiamo aver cercato nel passato, alla luce di ciò che noi sappiamo, conosciamo oggi scientificamente parlando del mondo materiale, poiché è la scienza che ci ha descritto un mondo singolare del quale noi conosciamo solo il 4% di quello che c'è. Quindi mentre guardate queste immagini, guardatevi attorno per rendervi conto che ciò che riuscite a percepire è il 4% di ciò che concretamente esiste. Quel 96% è energia. I sentieri misteriosi che conducono alla scoperta di cos'è quel 96%, gli accompagnatori virtuali e oggettivi sono proprio i nuovi guaritori spirituali, quelli che riescono ad avere una visione di insieme, che partono dallo studio e dall'indagine delle energie, che sono i veri fiumi della vita che permeano il nostro pianeta e arrivano da altre dimensioni, dal centro stesso della galassia, e toccano ovunque l'universo ospiti vita. Ecco, i nuovi guaritori spirituali, quelli che ereditano in sé le memorie antiche di sciamani, stregoni, maestri illuminati, oggi si devono preparare con grande assiduità, con grande determinazione, lavorando su di sé, consci di essere potenziali testimoni di una vera e propria rivoluzione. Tante discipline curano l'individuo. Il nuovo guaritore spirituale, quello che in Dhamma chiamiamo per l'appunto dedicato alla cura dell'anima, è un essere uomo, donna, che impara a conoscere se stesso, a trovare il giusto rapporto con gli altri, ma a guarire l'umanità. Questa figura così originale e apparentemente mistica non veleggia tra le nuvole, abita in città, vive tra di noi, ha uno studio nel quale accogliere le persone e per curare usa una delle modulazioni delle energie che incombono positivamente sul nostro pianeta, ed è quello che genericamente chiamiamo prana. Il prana non è altro che un'informazione vibrazionalmente parlando molto elevata, estremamente sottile, che va, almeno per quello che conosciamo oggi, oltre la frequenza stessa, la velocità stessa della luce, si avvicina e supera quelle che sono le onde psichiche del pensiero ed è canalizzata dalle antenne naturali del corpo, per eccellenza le mani e le dita all'interno delle mani. Quindi fare il guaritore vuol dire accogliere le persone all'interno dello studio, imporre le mani e imparare a farlo, interagendo con la vita, i sentimenti e le condizioni che ognuno di noi che si sottopone a un'applicazione di prana si trova ad affrontare, ma con una chiara singolarità, cioè quella di mantenere il diritto di scelta all'interno dell'assistito. Non sono io di per sé che induco un comportamento o che genero un'azione diretta sulla patologia o sul disagio o su quello che sta vivendo il singolo, ma io somministro energia, ed è proprio questa energia intelligente posta al servizio della volontà del singolo che gli consente di avere una visione più lucida di sé,
di crescere, di trasformarsi, di guarire tanto il corpo quanto ciò che il corpo produce, le sue emozioni, i suoi sentimenti, il suo stesso desiderio di realizzazione. Ecco, se ieri lo sciamano o lo stregone o le figure mistiche interagivano in un ashram, in un gruppo, in un contesto definito, perché la società era strutturata in queste forme di vita, oggi una società che sta preparandosi a raggiungere nuovi livelli di costruzione, di relazione, ha bisogno di figure che si inseriscano tecnicamente nell'ambito sociale e siano in grado di produrre un'azione precisa, mirata, ma che consente all'individuo di rimanere il protagonista del proprio percorso di trasformazione. Può curare tutto la pranoterapia, interagisce in forma privilegiata su varie strutture organiche, il guaritore impara a riconoscerle professionalmente parlando, in sequenza proprio il sistema nervoso centrale e tutti gli aspetti a cui è connesso, il sistema cardiocircolatorio, perché è uno dei sistemi primari attraverso i quali l'energia poi indirettamente scorre, e via via tutti gli altri macro apparati che all'origine, cioè nel punto di nascita, sono un unico solo sistema di vita, per poi differenziarsi in altrettante linee di forza, così le osserva il guaritore spirituale, che attraverso il passaggio del prana possono essere riequilibrate, rimodulate. Se ne è reso conto la stessa scienza, la stessa medicina accademica, che ha creato proprio una nuova formula di cura che osserva questi apparati nel loro insieme, proprio la psico-neuro-endo-immunocrinologia, cioè vale a dire un lavoro di terapia specifica che prende in considerazione la complessità di questi sistemi sui quali in modo principale il guaritore spirituale interagisce come flussi organici, come prima ricaduta di quelli che sono i circuiti sottili più impalpabili che veicolano il prana in ogni punto di noi. Non si tratta tanto di curare la malattia in senso stretto, perché il guaritore è in grado di curare un disagio relazionale, così come l'incapacità ad avere amici positivi nella propria vita, o a trovare lavoro, o a riuscire sincronicamente a rintracciare la casa dei propri sogni, o il lavoro per l'appunto che si adatta meglio a noi, perché l'energia è motore della sincronicità o attrattore più che altro di sincronicità, e il prana proprio è in qualche modo sincronicità pura che agisce nel tempo e nello spazio. Il guaritore del nuovo tempo è quella figura che riesce a riunire ciò che abbiamo diviso. Ci lasciamo alle spalle una società che ha indagato l'essere umano, i suoi rapporti con gli altri, ma anche proprio la materia stessa dividendo. Quindi noi abbiamo scomposto via via la materia, siamo arrivati all'atomo, abbiamo frammentato l'atomo e siamo arrivati a scoprirne le parti infinitesime, addirittura il bosone di Higgs, cioè la particella di Dio. Ma la stessa cosa abbiamo fatto per indagare l'essere umano, scomponendolo in apparati e poi le cellule e poi quant'altro potesse servire per comprendere il funzionamento fisiologico di base. E lo abbiamo fatto con tutto, con la società, e senza rendercene conto lo abbiamo fatto anche con le parti più complesse di noi, maschile, femminile, il giorno, la notte, il sogno e la veglia. Ecco, il guaritore del nuovo tempo è colui che riesce, alla luce di ciò che ha scoperto, a riunire in modo piacevole, armonioso, integrato il sonno con la veglia, la fantasia con la realtà, poiché più questi processi ritrovano la loro unità, così come la nostra parte maschile, se si ricongiunge alla nostra parte femminile, significa integrare l'emisfero destro con l'emisfero sinistro,
e tutti gli organi doppi all'interno del corpo realizza un sogno. Ecco, il guaritore che riesce a lavorare correttamente è una sorta di riconnettore, quello che integra i desideri più complessi, più ambiziosi con gli accadimenti, con la vita pratica, insomma colui che riesce ad unire i sogni alla realtà.